Uno degli elementi più distintivi delle panoplie galliche, come abbiamo già visto anche in video precedenti sul canale, è sicuramente la lancia. Tuttavia, a seconda del periodo storico, dobbiamo fare attenzione a come ricostruirla, infatti è un elemento molto meno banale di quanto sembri. Oggi in particolare vi vogliamo parlare di come ricostruire fedelmente una lancia gallica del III secolo a.C. Tra l'altro un periodo molto particolare perché è un periodo di passaggio tra un momento in cui a far la guerra nel mondo gallico erano soprattutto le elite guerriere, a un momento nel pieno III secolo a.C., quando poi si va ad ampliare la platea di persone che hanno accesso al mondo delle armi, hanno accesso al fare la guerra, insomma. La lancia, che da quanto si può ricostruire in gallico era chiamata lanchia, è un'arma che nel IV secolo a.C. era soprattutto associata alle elite guerriere, ma questo perché erano quegli strati della società che sostanzialmente avevano accesso alle armi e andavano a fare la guerra. Abbiamo parlato anche in altri video di questi guerrieri del IV secolo a.C. Per quanto riguarda invece il III secolo a.C., sempre più persone hanno possibilità di andare a combattere e quindi per armarli anche velocemente gli si dà in mano una lancia che naturalmente, come potete ben immaginare, è uno degli strumenti, una delle armi più diffuse e più semplici da usare del mondo antico e della storia in generale. Tant'è vero che noi sappiamo che si diffonde così tanto ad ampio spettro che in tante tombe galliche, quando cominciano a presentare sempre più spesso dell'armamento, ecco, l'unico pezzo dell'armamento nel corredo della tomba è spesso una punta di lancia. Quindi se nel vostro gruppo di rievocazione storica già presente, oppure se state pensando di fondare un gruppo di rievocazione storica celtica che abbia come scopo quello di ricostruire guerrieri del III secolo a.C., fate attenzione al fatto che sostanzialmente tutti i guerrieri che faranno parte del gruppo dovranno avere una lancia, non necessariamente magari altre armi, ma sicuramente dovrete curare che vi siano delle lance. Delle lance fatte come? Partiamo dalla lunghezza intanto. Noi sappiamo che tra il IV e il III secolo a.C. vi sono diversi cambiamenti che hanno a che fare con la lunghezza e le dimensioni anche delle teste di lancia. Tra poco infatti vi accenneremo anche a quella che vi sto mostrando qui. Per quanto riguarda la lunghezza complessiva dell'arma, noi vediamo che se nel IV secolo a.C. la lancia era circa, per semplificare, a imitazione della doru greca o etrusca, quindi la lancia oblitica, era lunga circa 2,5 metri, noi vediamo che con il III secolo a.C. si va ad allungare, e questo si suppone perché è difficile da ricostruire mancando spesso la parte organica nelle tombe, nei ritrovamenti che vengono effettuati. Ecco, noi possiamo concludere che queste lance si vanno ad allungare fino ai 3 metri, se non, come suppone anche qualcuno, a volte forse anche di più. Uno degli elementi però più caratteristici delle lance galliche del III secolo è senz'altro la punta. Quello che ho in mano è un esempio di una di queste punte di lancia galliche del III secolo a.C., una punta piuttosto lunga, che è la caratteristica principale di queste nuove punte di lancia. Nel IV secolo a.C. noi sappiamo che le punte di lancia galliche in generale misurano tra i 40 e i 50 cm, nel III secolo a.C. vediamo un allungamento ulteriore con punte di lancia che invece vanno dai 40 fino a circa i 70 cm. E questa nostra punta di lancia tocca proprio queste ultime tipologie, insomma. E tra l'altro, caratteristica particolare, ha una forma circa a pera, diciamo, perché una caratteristica che hanno molto spesso queste punte di lancia è di essere lunghe e slanciate con la base più larga del resto della lama, insomma, dando questa forma molto caratteristica. In più queste punte di lancia presentano molto spesso una robusta costolatura centrale, come era già stato del resto anche per le precedenti punte di lancia. Quindi abbiamo detto una lunghezza generale dell'arma dai 2,5 metri ai 3 metri, queste punte di lancia che diventano sempre più grandi, e poi le lance celtiche sono spesso guarnite da dei puntali. Quando parlo di puntale parlo di quello che più tecnicamente si chiamerebbe tallone, ovvero la parte inferiore della lancia, quella che, per riprendere da altri video che abbiamo fatto qui sul canale, nelle lance greche sarebbe costituito dal sauroter, quindi quel puntale appuntito in bronzo. Nel mondo gallico i puntali sono di ferro e hanno principalmente due forme che noi individuiamo nel III secolo e che anzi si diffondono di più nel III secolo, indice appunto di come sia anche un po' cambiato il modo di fare la guerra dei Galli e dell'uso delle lance. Quindi noi abbiamo puntali che possono essere conici,
di questo tipo. Ne abbiamo un bel esempio dalla tomba del guerriero di Casa Selvatica, per esempio datata al primo quarto al III secolo a.C., altrimenti noi abbiamo una grande diffusione di un'altra tipologia di puntale che non ha un innesto a cannone come questo, ma ha un innesto con una punta, come una specie di chiodo, diciamo così, e il puntale, la parte del tallone che effettivamente, come dire, spunta fuori dall'asta della lancia, ha una forma troncoconica e spesso è abbastanza arrotondata. Questo alcuni studiosi suppongono che sia anche per evitare di, quando si è in formazione, perché in questo periodo con così tanti non professionisti della guerra che hanno accesso al mondo delle armi, ecco, si suppone che si introducano tattiche tutto sommato oplitiche nel mondo gallico e quindi si deve evitare di incidentalmente con il puntale, con il tallone della lancia, di ferire chi si ha dietro, magari facendo movimenti di questo tipo. Quindi si hanno queste due tipologie di tallone per la lancia gallica. Quindi in conclusione, se state pensando di costruire un guerriero gallico del III secolo a.C., la prima arma della quale vi dovete occupare è senz'altro la lancia, e questi due pezzi sono senz'altro quello che state cercando per una ricostruzione storicamente accurata. Li troverete entrambi sul sito di Res Bellica. Vi invitiamo quindi a visitare il sito resbellica.com e se avete dubbi, domande o curiosità per approfondire questi temi, vi invitiamo a seguirci perché torneremo a parlare di guerrieri gallici, nonché a scriverci alla mail che troverete nella descrizione del video.